Posso. Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza post gara di Cesena Virtus Entella con mister Michele Mignani, prego per domande. Buonasera mister, partiamo forse da quello il rammarico, un po' di amaro in bocca che vi rimane, anche se forse diciamo dopo un'Entella che fa tutta una partita di contenimento, però nel momento in cui ha avuto bisogno di andare a fare il gol dopo 10 minuti ci è riuscito, quindi rimane l'amaro in bocca, però forse qualcosina potevate fare per difendere un più il vantaggio fino allo scadere. Io credo che il Cesena abbia concesso poco, poi se fossimo stati più bravi in quell'occasione magari ci fossimo abbassati meno su quella palla nativa, magari sarebbe andata diversamente, però io guardo la partita nel suo complesso, nella sua totalità, e secondo me il Cesena ha fatto una buonissima partita dove ha rischiato poco e dove ha provato a creare con ordine occasioni da gol. Non è mai facile, abbiamo trovato un avversario molto organizzato, a tratti fisico, secondo me gli è stato anche concesso di essere più fisico del dovuto, però abbiamo portato a casa un punto e lo mettiamo in classifica e lavoriamo e andiamo avanti. Ecco mister, l'Entella, diciamo Cesena ha concesso poco perché l'Entella ha creato poco, poi non è magari stato come il Pescara, però che cosa è mancato rispetto proprio alla gara dell'Adriatico? Anche nella costruzione del gioco abbiamo visto molte meno occasioni, una settimana fa parlavamo di magari eccesso di occasioni sprecate, oggi non abbiamo visto tante occasioni. Vabbè, io credo che non sia facile creare tante occasioni. La settimana scorsa ci siamo riusciti, alla prima di campionato, giocavamo in trasferta con una squadra che probabilmente ha approcciato e ha impostato una partita diversa all'Entella. Secondo me è impossibile fare paragoni cioè se noi riuscissimo a creare ogni partita le palle gol che abbiamo creato nel primo tempo, nella prima parte di gara col Pescara, probabilmente saremo molto sopra la media. Noi abbiamo tanti pregi, abbiamo i nostri difetti e le partite si vincono anche sporche. Questa rispetto a quelli di Pescara è una partita più sporca, però secondo me la squadra ha fatta bene, rischiando poco e provando a entrare in area di rigore avversaria con una certa logica. A volte basta un episodio, è avvenuto su un fallo, dopo adesso io non ho conto, abbiamo battuto diversi angoli e anche quelle sono occasioni da gol, magari sono occasioni più sporche, però possono diventare occasioni, quindi ripeto, non è sempre facile produrre quello che abbiamo prodotto a Pescara, però per me la prestazione è stata molto positiva. Mister, buonasera. La sensazione a caldo è che oggi il Cesena abbia fatto fatica un po' a servire le punte in avanti. In questo senso, avanzare di qualche metro Berti può essere utile o no? Beh, me l'avete chiesto in conferenza per-gara. Berti può fare quello che ha fatto oggi, può farlo 10 metri più avanti, può farlo 10 metri più a sinistra, 10 metri più a destra. Bastoni è un giocatore che ha tanta qualità nel suo piede, avere un centrocampo con Bastoni e Berti è già un centrocampo che ha determinate caratteristiche. Francesconi con le sue caratteristiche ha creato un'occasione da gol, quindi l'ha creata anche Francesconi con Berti più basso. Detto che Francesconi quando è entrato ha fatto bene, ha servito anche una palla gol clamorosa che poi non è stata concretizzata, l'idea di sostituire Bastoni qual era? Anche al di là del fatto che il giocatore forse non ha gradito tanto, però quello è un problema forse suo, qual era la tua idea con questo tipo di cambio? Intanto non è vero che il calciatore non ha gradito, perché Bastoni già la seconda volta che provate o qualcuno prova a mettere zizzania tra me e Bastoni, mi ricordo l'anno scorso a Mantova, invece non è così, cioè, io ho detto a Bastoni che aveva fatto una grande partita e Bastoni mi ha detto però mi hai tolto, ho detto sì, e ti dico quello che ho detto a lui perché volevo tenere alta l'intensità, perché ho dei ragazzi che stanno in panchina che meritano di giocare e secondo me a volte è anche giusto premiarli, tant'è che Francesconi con le sue caratteristiche ha creato l'occasione da gol. Ecco, mister, alla vigilia parlava che, visto che siamo proprio agli sgoccioli del mercato, si aspetta o spera in una cosiddetta ciliegina
può essere qualcosa davanti, magari una punta di esperienza, di peso anche da affiancare a Christian, anche per avere soluzioni diverse da quella che può essere quella di Blesa, ecco. Bisogna capire quelle che possono essere le occasioni. Io ho parlato con il direttore, ho parlato con la società, spesso non si può fare quello che si vorrebbe perché ci sono determinati budget nei quali stare dentro, perché ci sono dei giocatori che sono magari non avvicinabili, anche se magari con quelle caratteristiche potrebbero esserci utili, però io credo che la squadra, cioè, dipende sempre da quello che uno pensa, da quello che uno vuol pensare. Io penso che anche a me piacerebbe vincere tutte le partite. Per vincere tutte le partite bisogna avere un livello assoluto superiore a tutti gli altri, quindi io stasera vado a casa contento perché secondo me la squadra ha fatto contro un avversario molto ostico, lo sapevamo, un'ottima partita dove magari non ha creato tantissimo, però ha tenuto predominio del gioco, ha rischiato poco, e io credo che anche oggi abbiamo fatto una partita che continua a farci rimanere incanalati sulla strada giusta. Mister, peraltro su Bastoni nell'abbraccio quando usciva un momento vi ingarbarivate che finivate tutti e due per terra, quindi si è visto che c'era feeling in quel momento. E cosa non ha funzionato nel posizionamento e nel movimento di Blesa? Perché le due volte che è riuscita a tagliare, una volta si è riuscita a prendere fallo e un'altra volta è riuscita a costruire, però per la maggior parte del tempo giocava 5-6 metri quadrati, non riusciva ad uscire. L'avversario a volte ti impedisce di fare quello che vorresti, hanno dei difensori esperti, hanno dei difensori fisici. Secondo me Blesa ancora non, probabilmente perché non ha ben chiaro lui, ma non riesce ancora a esprimere tutto il suo potenziale, perché quando tocca la palla secondo me fa sempre vedere qualcosa di molto interessante. Allora deve provare a stare più dentro la partita rispetto a quello che ha fatto in queste prime giornate. È un ragazzo da esplorare, un ragazzo introverso, e deve ancora probabilmente capire totalmente quelle che sono le richieste tattiche, però da grande disponibilità, anche secondo me stasera in un modo o nell'altro ha dato un contributo alle nostre azioni offensive. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Buonasera, grazie.